20 giorni fa, dopo la sconfitta in Champions League dell'Inter contro il Liverpool, ho pubblicato un mio approfondimento sul mio profilo Instagram che, anzi, vorrei farvelo ascoltare subito, ve lo faccio ascoltare subito e poi ne parliamo. E se sotto la cenere di questo Inter-Liverpool 0-1 stesse nascendo la nuova Inter di Christian Chivu? Un altro big match perso dall'Inter, di nuovo nel finale per un episodio, questa volta arbitrale, che ha fatto infuriare il mondo nerazzurro. Una partita condizionata anche da due infortuni, entrambi nel primo tempo, prima Çalhanoğlu e poi Acerbi, che hanno costretto a cambiare tutto il piano gara e a ridisegnare l'Inter stessa in campo. Entrano Bissek e Zielinski, che saranno poi tra i migliori in campo di un Inter che con loro, proprio con loro, può cambiare. Perché innanzitutto l'ingresso di Bissek ha ridato lì sulla fascia destra quella vivacità che alla squadra di Chivu manca veramente troppo. Da quando si è fermato Dumfries si sta viaggiando veramente con un cilindro in meno. Soprattutto il ritorno di Bissek a destra riporta Akanji al centro della difesa, dove aveva già fatto molto bene permettendo a Chivu di alzare come vuole lui la linea della difesa. Di nuovo ha ben figurato anche contro il Liverpool, un esame molto importante in cui ha risposto presente, e se dovesse continuare così potrebbe anche evitare all'Inter la necessità di effettuare un grande colpo, un investimento molto forte lì in quella zona di campo. Zielinski invece ormai è in crescita costante e mentre Frattesi è sparito, Sucic sta un pochino faticando in questo momento, il polacco adesso scavalca tutti e insidia anche la titolarità di Mkhitaryan, rispetto al quale garantisce più qualità negli ultimi 30 metri e soprattutto i gol. Gli infortuni complicano quindi la vita all'Inter in un momento molto delicato, ma dall'altro lato potrebbero essere anche una buona opportunità. D'altronde Chivu ha già dimostrato di sapersi rialzare e soprattutto di saper leggere le cose che non hanno funzionato per poi poterle migliorare, in attesa magari del mercato di gennaio. Tu che ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Ecco, sono passati 20 giorni da questo mio commento, da questo mio approfondimento e a parte la questione arbitrale che ha inciso nettamente sul risultato di Inter-Liverpool e che rischia di condizionare la stagione dell'Inter, come ho detto più volte, ci sono due temi che ho trattato quindi principalmente e che 20 giorni dopo, soprattutto dopo quello che abbiamo visto anche in Atalanta-Inter, penso che si possano ribadire con ancora più certezza e con ancora più fermezza. In primis quello relativo alla difesa, ovvero che quella composta da Bissek, Akanji e Bastoni è in questo momento la miglior difesa che può schierare l'Inter. Ditemi un po' che ne pensate anche voi. Io continuo a pensarla così, continuo a pensare che è un Akanji al centro della difesa, anche l'Akanji che abbiamo visto contro l'Atalanta, contro Scamacca, con degli interventi per me provvidenziali, soprattutto uno nel finale, oltre a quei due che ha fatto attorno al 45esimo minuto, è un Akanji che può diventare davvero il colpo dell'Inter del 2026, intanto perché andrà riscattato, quindi nei fatti bisognerà riscattare il cartellone, l'Inter ha tutta l'intenzione di farlo chiaramente dal Manchester City, ma anche perché avere una Akanji che ti diventa il centrale del prossimo futuro comporta anche l'opportunità di dirottare quelle risorse che tu avresti dovuto destinare a quell'acquisto lì su altri reparti che andranno necessariamente rinforzati. E poi a centrocampo, parlavo di Zielinski 20 giorni fa, a maggior ragione oggi direi che Zielinski è sempre più candidato a prendersi anche il posto di Henrikh Mkhitaryan. In questo momento Zielinski è un fattore molto importante per l'Inter ed è un fattore che sta spingendo sempre più in direzione di una nuova Inter, come quella che aveva forse originariamente in mente Christian Chivu, magari aveva in mente un Inter con un centrocampista più interditore anche, ecco, comunque c'era l'idea anche di tornare a lavorare sul doppio playmaker che con Zielinski e Çalhanoğlu, che si aiutano a vicenda e contribuiscono, ecco, si può tornare a fare. Quindi gli infortuni hanno sicuramente complicato la vita all'Inter in questo mese di dicembre che stiamo salutando, ma sono stati anche un'opportunità che Chivu ha dimostrato di saper cogliere, di saper prendere, con un Inter che quindi adesso arriva anche da 4 vittorie consecutive in campionato, ha mantenuto la testa della classifica, sta tornando anche su dei numeri molto interessanti dal punto di vista difensivo, visto che stavamo parlando poco fa della difesa, perché si sta parlando tanto di un Inter che subisce troppi gol, di un Inter che ha subito troppe reti per poter pensare allo scudetto, ma via via i numeri si stanno normalizzando in campionato e secondo me non tutti se ne sono accorti, perché con l'Atalanta è arrivato l'8º clean sheet in Serie A, cioè l'8ª partita senza subire gol, e soltanto la Lazio, se non vado errato, ha fatto meglio con 9 partite senza subire gol. L'Inter sale adesso al 6º posto, diciamo così, nella classifica delle migliori difese con 14 gol subiti, ma squadre come Milan e Napoli restano
restano comunque lì, perché si parla tanto della grande fase difensiva del Milan e Napoli, che comunque hanno subito 13 gol, solo uno in meno dell'Inter. Soprattutto però, come spesso abbiamo detto anche nel club di Passione Inter, dove vi ricordo, mi raccomando, il QR code qua su in alto, che vi indico con il pollicione che abbiamo quasi tagliato per entrare a far parte della nostra grande community del club, con delle analisi sempre molto interessanti con la nostra community. Stavamo dicendo, ricordando che di questi 14 gol 7 sono arrivati nelle sfide contro Napoli e Juventus, quindi 7 gol sono arrivati in 2 sole partite, gli altri 7 gol sono arrivati invece in 14 partite. Ciò significa la media di un gol subito ogni 2 partite, che in proiezione su un campionato vorrebbe dire circa 20 gol, 19 gol, ecco, a campionato. Un ritmo di una difesa assolutamente da scudetto, assolutamente da difesa top. Nonostante un Sommer che a Bergamo non ha fatto male, ma almeno a me, non so che ne pensate voi, non dà più grandi certezze, grandi sicurezze in porta. Dall'altro lato c'è un attacco che è nettamente il miglior attacco della Serie A, con 35 gol fatti, che è sempre meno dipendente dalla Tula, che rimane comunque un attacco di alto livello. Io ho rivisto al rialzo la mia valutazione nella prestazione di Thuram a Bergamo, mentre la prestazione di Lautaro è sotto gli occhi di tutti, così come i suoi numeri. Sono 2 attaccanti che restano comunque ovviamente decisivi nella strategia offensiva dell'Inter, ma rispetto all'anno scorso ho trovato questo dato particolare e curioso. L'anno scorso, dopo 16 partite di campionato, l'Inter aveva avuto 18 gol dai suoi attaccanti e 17 erano di Thuram e Lautaro, e uno soltanto di Correa, quindi Arnautovic e Taremi non avevano ancora segnato in campionato dopo 16 partite. Quest'anno Lautaro e Thuram hanno ridotto il loro apporto con 13 gol segnati fin qua, e 4 sono arrivati da Bonni e 1 da Pio Esposito. Un Pio Esposito che tra l'altro si sta integrando sempre più con Lautaro Martinez, come dicevo anche nella diretta di ieri sera. Bisognerà lavorarci sempre di più inoltre su questa intesa, anche quando tornerà Bonni, che tra l'altro dovrebbe salterà la partita contro il Bologna, rischia di saltare anche la partita col Parma, per cui potrebbe farcela magari per il big match contro il Napoli, mentre Acerbi è recuperato, quindi ci sarà contro il Bologna. Non credo che partirà dal primo minuto, almeno non è la soluzione ideale secondo me in questo momento, far giocare Acerbi subito dal primo minuto contro il Bologna che domenica darà il via ad un gennaio di fuoco con 8 partite in 25 giorni, e anzi vi condivido anche lo schermo con il calendario delle partite. Si parte appunto da Inter Bologna, con la voglia da parte dell'Inter di prendersi la rivincita dopo la Supercoppa italiana, una partita che viene ulteriormente infiammata anche da quelle che sono state le designazioni arbitrali, che hanno scatenato un'enorme polemica sui social e anche all'interno della community di Passione Inter. Ho letto tantissimi commenti perché è stato scelto l'arbitro guida e l'assistente VAR sarà Maresca. Guida è l'arbitro che ad aprile aveva detto che lui e Maresca non arbitrano il Napoli perché non sono sereni ad arbitrare il Napoli, vivendo in zona, e vogliono stare tranquilli. Poi Maresca in realtà aveva dato la sua disponibilità qualche mese dopo, però sono dichiarazioni che hanno fatto estremamente rumore. E poi al VAR c'è anche quel Ghersini che c'era anche in Inter Fiorentina, dove lo strangolamento di Comuzzo su Pio Esposito non è stato sanzionato, ed è un altro di quegli episodi che io ho sottolineato nel weekend, perché Comuzzo su Pio Esposito non è rigore, Nelson invece su Nkunku nella partita del Milan è rigore, stessi episodi giudicati in maniera totalmente opposta, così come è successo per esempio con Svilar ieri sera in Roma-Genoa, che rifila un bello schiaffone a Ostigard del Genoa e non viene sanzionato, non è rigore. Di Gregorio della Juventus è passato così in cavalleria, e invece il famoso sfioricchia di Sommer Ranzola ce lo ricordiamo ancora oggi, quello fu sanzionato. Ma ormai l'abbiamo capito. Su questo sono d'accordo con Riccardo Trevisani, il giornalista, che dice veramente oggi in Serie A gli arbitri, sappiamo che da una partita all'altra può succedere tutto e il contrario di tutto. Questa è l'unica certezza che abbiamo con la classe arbitrale oggi. Ma al di là di questo, concentriamoci sul campo, dove l'Inter poi avrà la trasferta di Parma il 7 gennaio, quindi Inter-Napoli, big match dell'11 gennaio che si avvicina, e anche per questo Antonio Conte sta alzando i toni per cercare di aggiungere pressione e tensione sulla partita, come aveva fatto all'andata. Non caschiamoci, mi raccomando.
Il 14 gennaio poi ci sarà il recupero Inter-Lecce della 16ª giornata, il famoso asterisco per la Supercoppa italiana, quindi si va a Udine e poi subentra anche la Champions League con Inter-Arsenal il 20 gennaio, Inter-Pisa in mezzo alla doppia sfida di Champions che ci vedrà poi protagonisti in casa del Borussia Dortmund nell'ultima gara del mese di gennaio e della fase campionato della Champions League. Questo è il calendario. Speriamo di far bene, speriamo bene anche dal punto di vista arbitrale, speriamo bene anche sul mercato, visto che ieri arrivo da una lunga chiamata che abbiamo fatto ieri sera nel club di Passione Inter, dove abbiamo parlato tanto di mercato e più o meno tutti concordavamo nel dire che le parole di Marotta ci hanno fatto pensare che qualcosa l'Inter cercherà di fare a gennaio. Un Marotta che ha escluso categoricamente la pista palestra, che ovviamente è un affare complicatissimo. Per me un unico minimalissimo margine per poter ragionare su palestra è legato all'eventuale cessione di Frattesi, che però deve essere venduto bene. L'Inter lo valuta 30-35 milioni, a quel punto allora potrebbe andare eventualmente a provare su palestra, altrimenti è quasi impossibile. E comunque io dico, anche se Frattesi devo cederlo o prestarlo o fare favori soprattutto a delle rivali dirette, soprattutto la Juventus, allora me lo tengo fino a fine stagione. E per l'esterno provo altre soluzioni. Allora, stanno continuando a girare tanti nomi. Al momento, secondo me, nessuno di quelli usciti scalda veramente. Ieri sera stavamo parlando anche di quelli che potrebbero essere dei profili ideali. Io non scarterei un'ipotesi Jackson Chachua, ex giocatore del Verona che ora è al Wolverhampton in Premier League. Wolverhampton che è praticamente già retrocesso, perché dopo 18 partite ha solo 2 punti in classifica, deve fare 35 punti in un girone. Mi sembra abbastanza complicato per il Wolverhampton, che è in gravissime difficoltà. Chachua sta giocando ultimamente meno, giocatore che conosce la Serie A e che l'Inter aveva seguito al Verona con degli scout, degli osservatori che lo avevano monitorato. Un giocatore di qualità, con buona gamba sulla fascia, con una propensione offensiva e dribbling soprattutto. Altrimenti, se dobbiamo parlare di sogni, ma qui siamo veramente nel campo dei sogni, sono estremamente d'accordo con il nostro Matteo, ne parlavamo nel club, il colpo perfetto che sarebbe anche in ottica futura, che ti permetterebbe anche di alzare il livello dell'Inter, secondo me, è ovviamente Ndoye, ex Bologna, che ora è al Nottingham Forest. Nelle ultime partite ha giocato un pochino meno, ha avuto qualche alto e basso in Premier League, ma lui sarebbe proprio il colpo perfetto secondo me per l'Inter. Diciamo che però, ecco, il Nottingham l'ha pagato più di 40 milioni di euro, quindi non è affatto semplice. Vediamo, resta il fatto comunque che l'Inter qualcosa deve fare. Il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, si dice, no? E allora si è rotto un titolarissimo che è uno dei pochi, chiamiamoli centrocampisti così, che ti portano un numero di gol quasi da attaccante, quindi questo fa nettamente la differenza. Il suo sostituto al momento non convince ancora pienamente. Mi sembra pura logica per una squadra che ha delle grandi ambizioni andare ad intervenire, dando un'occhiata anche al futuro, considerando che Dumfries poi potrebbe partire al termine di questa stagione. Ne riparleremo anche nei prossimi contenuti, nella diretta delle 19:30. Vi ricordo l'appuntamento del 31 dicembre dalle 13 alle 15, una diretta speciale per farci gli auguri di buon anno e per condividere un po' quello che è stato il 2025 e tutti gli altri temi del momento e farci una bella chiacchierata insieme. Quindi vi aspetto nella diretta del 31 dicembre. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.